C'è una luce che non nasce per guidarti, arriva in silenzio, senza farsi annunciare, e quando tocca il mondo non lo rende più chiaro, lo espone, strappa via le illusioni, dissolve le certezze, lascia solo ciò che è reale e davanti a quella verità non esiste ritorno. Perché questa luce non può essere distrutta, né fermata, non combatte, non si impone, semplicemente decide se restare, decide se andarsene, e quando sceglie di scomparire il mondo non cade nel buio. Smette di esistere come lo conosciamo, il cielo perde significato, il tempo si frantuma, perfino gli dei esitano, come se per la prima volta si trovassero davanti a qualcosa che non possono controllare, e gli uomini iniziano a dimenticare non solo il calore del sole, ma ciò che quel calore rappresentava, il senso delle cose, la direzione, la vita stessa. Rimane solo un vuoto profondo, un silenzio che non è oscurità ma assenza. Ed è lì che nasce una domanda che attraversa epoche, culture, miti. Non appartiene agli dei, ma a chi ascolta, a chi vive, a chi si è trovato almeno una volta davanti a quel vuoto. Cosa succede quando la luce decide di non tornare più? Nelle antiche storie del Giappone, questa domanda prende forma in un nome, Amaterasu, la dea del sole, ma ridurla a questo significherebbe non aver capito nulla. Questa non è la storia di un astro che illumina il cielo, è la storia di una luce che può spegnersi dentro. È il racconto di quel momento in cui non è il mondo a diventare oscuro, ma sei tu a smettere di vedere. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto, nelle leggende, nei miti, nelle ombre del tempo, ha raccontato se stesso. Questo è Echi del mito. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Capitolo 1. La nascita della luce. All'inizio il mondo non aveva ancora trovato una forma definitiva, non esistevano confini, né certezze, né una direzione capace di guidare ciò che sarebbe venuto dopo. Era una realtà in divenire, sospesa tra ciò che poteva essere e ciò che ancora non era stato immaginato. In questo spazio, fragile e incompleto, si muovevano due presenze divine, Izanagi e Izanami. Non erano soltanto dei, erano origine, erano il gesto che trasforma il vuoto in qualcosa di concreto. Con movimenti lenti e solenni diedero forma alla terra. Le isole emersero come ricordi che prendevano consistenza. Le montagne si sollevarono come respiri trattenuti troppo a lungo. I fiumi iniziarono a scorrere portando con sé il primo segno di vita. Ogni cosa nasceva da loro, come se il mondo stesso fosse un'estensione della loro volontà, ma dentro ogni creazione vive una crepa invisibile, un punto fragile destinato prima o poi a cedere. Quando Izanami morì, quella crepa si aprì, il mondo cambiò, non con un rumore, ma con una frattura silenziosa che attraversò ogni cosa. Izanagi rimase solo davanti a qualcosa che non poteva controllare. La perdita non era un evento da affrontare, ma una realtà da accettare, e lui non era pronto. Così fece ciò che nessun dio avrebbe dovuto fare: scese nel regno dei morti per riprenderla. Il viaggio lo condusse in un luogo dove il tempo sembrava essersi fermato, dove la luce non aveva più significato e ogni cosa esisteva in uno stato sospeso tra ciò che era stato e ciò che non sarebbe più tornato. Lì trovò Izanami, ma non trovò la donna che aveva amato. Ciò che aveva davanti era qualcosa di diverso, qualcosa che parlava di fine, di trasformazione, di inevitabilità. In quell'istante comprese che esistono soglie che, una volta superate, non possono essere attraversate due volte. La paura prese il posto della speranza e fuggì. Quando tornò tra i vivi, portava addosso il peso di ciò che aveva visto, non era più lo stesso e sapeva che,
Per continuare, doveva liberarsi di quell'ombra. Decise di purificarsi. Entrò nell'acqua come se stesse cercando di cancellare non solo ciò che aveva toccato, ma ciò che aveva compreso. Ogni gesto era un tentativo di ricominciare, di restituire ordine a un'esistenza che si era incrinata. Fu in quel momento, mentre l'acqua scorreva sul suo corpo, che accadde qualcosa di inatteso. Dal suo occhio sinistro emerse una luce. Non esplose, non accecò, non travolse, si manifestò con una calma inevitabile, come se fosse sempre stata lì, in attesa di quel preciso istante. Quella luce prese forma, divenne presenza, divenne coscienza. Così nacque Amaterasu. Nel suo sguardo non c'era traccia del caos che aveva segnato le origini del mondo. In lei viveva qualcosa di diverso, qualcosa di più stabile, più profondo. Era l'equilibrio che mancava, la forza capace di tenere insieme ciò che rischiava di disperdersi. Izanagi la osservò in silenzio. Non servivano parole per comprendere ciò che aveva davanti. Tra tutte le divinità nate fino a quel momento, lei portava con sé qualcosa di unico. Non rappresentava solo la luce, era ciò che rende la luce necessaria. Le affidò il cielo. Non come un trono da occupare, ma come un compito da sostenere, perché illuminare non significa soltanto rendere visibile, significa mantenere vivo ciò che esiste, dare continuità, proteggere l'equilibrio fragile su cui si regge ogni cosa. E da quel momento, per la prima volta, il mondo smise di essere solo una possibilità, diventò realtà. Se queste storie ti affascinano, iscriviti al canale. Ogni settimana riportiamo alla luce un nuovo frammento di mito. Questo viaggio esiste grazie a chi sceglie di restare, anche quando la luce sembra scomparire, perché ci sono momenti in cui tutto si spegne, non fuori, ma dentro. E quando accade, non è la forza a fare la differenza, è la scelta di tornare. Prima di proseguire, chiediti: cosa faresti se la luce decidesse di sparire dalla tua vita? Capitolo 2. Il fratello della tempesta. Per molto tempo il cielo conobbe una stabilità così perfetta da sembrare eterna. Sotto lo sguardo di Amaterasu ogni cosa trovava il proprio ritmo senza sforzo. Le stagioni si susseguivano con naturalezza. La luce cadeva sulla terra con una precisione silenziosa. E il mondo, per la prima volta, sembrava aver imparato a esistere senza conflitto. Poi, quasi impercettibilmente, qualcosa cambiò. All'inizio fu solo una sensazione che attraversava l'aria, una tensione sottile, difficile da nominare. Era come il momento che precede una tempesta, quando il cielo trattiene il respiro e tutto sembra fermarsi in attesa di qualcosa che sta per accadere. Nessuno avrebbe saputo dire cosa stesse succedendo, eppure quella presenza cresceva, insinuandosi negli spazi dell'equilibrio. Quella presenza era Susanoo. Il suo arrivo non seguì alcuna regola, non cercò armonia, non si adattò a ciò che già esisteva, si impose. Il suo passaggio lasciava segni visibili, ma all'inizio sembravano solo variazioni, come se il mondo potesse ancora contenerli senza perdere la propria forma. I venti si fecero più intensi, le acque più irrequiete, e ogni movimento portava con sé una forza che non cercava equilibrio, ma espressione. In Susanoo viveva un'energia viva, incontrollata, che trovava la propria natura nel cambiamento continuo. Dove passava, il ritmo si spezzava e si ricomponeva in qualcosa di diverso. Per un tempo indefinito, queste due forze continuarono a esistere l'una accanto all'altra. La luce manteneva il mondo, la tempesta lo scuoteva. Ma ciò che all'inizio sembrava una semplice tensione iniziò a crescere, fino a trasformarsi in qualcosa di più profondo. Susanoo spinse sempre più avanti i propri gesti, non si fermava a osservare le conseguenze, né cercava di contenerle. Ogni azione lasciava un segno più marcato, come se il mondo stesso iniziasse a mostrare crepe invisibili sotto la sua superficie. Quella pressione si accumulò lentamente fino a trovare il proprio punto di rottura. Accadde in un luogo che rappresentava l'essenza stessa dell'ordine,
uno spazio costruito con precisione, dove ogni gesto aveva un significato e ogni azione contribuiva a mantenere l'armonia dell'esistenza. Lì Amaterasu era immersa nel suo compito, concentrata su un lavoro che non riguardava solo ciò che si vede, ma ciò che tiene insieme il mondo. All'improvviso il cielo si squarciò, non come un'alba che si apre alla luce, ma come una ferita che si spalanca senza preavviso. Da quell'apertura precipitò un corpo, un cavallo privo della sua pelle, lanciato dall'alto con una violenza che non lasciava spazio a interpretazioni. Il suo impatto non fu soltanto fisico, fu un'interruzione brutale di tutto ciò che quel luogo rappresentava. L'aria stessa sembrò trattenere il suono di quell'evento. Per un istante il tempo si fermò. Ogni cosa rimase sospesa, come se la realtà stesse cercando di comprendere il significato di quel gesto. Non era soltanto distruzione, era un atto che attraversava il confine del sacro, che colpiva il cuore stesso dell'equilibrio. Amaterasu sollevò lo sguardo. In quell'istante comprese tutto. Non c'era bisogno di parole, né di spiegazioni. Davanti a lei si manifestava qualcosa che andava oltre il disordine o la ribellione. Era una frattura più profonda, un punto oltre il quale l'armonia non poteva più essere mantenuta nello stesso modo. Dentro di lei nacque una consapevolezza chiara. Affrontare quella forza avrebbe significato alimentarla. Rispondere con lo scontro avrebbe trascinato il mondo in una spirale ancora più instabile. Ogni tentativo di ristabilire ordine attraverso la reazione avrebbe solo amplificato ciò che già stava sfuggendo al controllo. Restare significava permettere a quella frattura di entrare nella luce stessa, e la luce, quando perde la sua integrità, smette di essere guida. In quel momento la scelta si impose con una chiarezza assoluta. Non era una decisione impulsiva, ma un atto necessario. Amaterasu comprese che esiste un modo diverso di proteggere ciò che è fragile. A volte preservare l'equilibrio richiede distanza, richiede il coraggio di sottrarsi invece di intervenire. Così si allontanò. Il suo gesto non fu accompagnato da rumore né da opposizione. Fu silenzio quasi impercettibile, come una presenza che decide di ritirarsi dal mondo che aveva sostenuto fino a quel momento. E mentre la sua luce si sottraeva allo sguardo del cielo, qualcosa iniziò a cambiare. All'inizio fu appena visibile, come un'ombra che si allunga, poi lentamente divenne evidente. La luce cominciò a svanire. Capitolo 3. La grotta e l'oscurità. Quando Amaterasu si ritirò, nessuno comprese davvero cosa stesse accadendo. Il suo gesto fu silenzioso, privo di clamore, e proprio per questo ancora più destabilizzante. Non ci fu un segno improvviso, né un evento capace di scuotere immediatamente i cieli. All'inizio il mondo continuò a muoversi come sempre, ignaro di ciò che stava per accadere. Poi la luce cambiò. Non scomparve all'improvviso, si affievolì come se qualcosa la stesse trattenendo. I colori persero intensità. Le ombre iniziarono ad allungarsi oltre il loro spazio naturale e l'aria stessa sembrò diventare più fredda, più pesante, come se ogni cosa fosse attraversata da una presenza invisibile. Amaterasu aveva trovato rifugio in un luogo nascosto, lontano dallo sguardo degli dei e dal respiro del mondo, una grotta. Un luogo antico, immobile, scavato nel silenzio della terra. Le sue pareti non riflettevano la luce, la assorbivano. Lì il tempo non scorreva come altrove, rimaneva sospeso, privo di direzione, come se non avesse più nulla da seguire. Quando la dea varcò quella soglia, portò con sé ciò che nessuno aveva mai considerato davvero, la luce. E nel momento in cui si chiuse dentro, il mondo rimase fuori. All'inizio gli uomini guardarono il cielo senza capire, attesero che il giorno seguisse la notte, come aveva sempre fatto, ma quel ciclo non si compì. Le ore si confusero, le giornate persero forma, e ciò che un tempo scandiva il ritmo dell'esistenza
smise di avere significato. Le ombre si espansero, non come semplici assenze di luce, ma come qualcosa di più profondo. Avvolgevano ogni cosa, penetravano negli spazi, si insinuavano nei gesti quotidiani. Le voci si abbassarono, i movimenti si fecero incerti, come se il mondo stesso stesse dimenticando come esistere. I campi si fermarono, le piante, private dal calore che le sosteneva, iniziarono a piegarsi e poi a cedere. I colori svanirono lentamente, lasciando spazio a una terra spenta e immobile, incapace di reagire. Il freddo avanzò, non come una stagione, ma come una condizione. Entrò nella casa, nei corpi, nei pensieri. Ogni respiro diventava più difficile, ogni gesto più pesante. L'aria stessa sembrava opporsi alla vita. Anche gli dei sentirono il cambiamento. Il loro potere, che un tempo scorreva con naturalezza, iniziò a indebolirsi. Le loro voci persero forza. Le loro presenze si fecero meno definite, come se qualcosa stesse sottraendo loro la base stessa su cui esistevano, perché la luce non era solo ciò che illuminava il mondo, era ciò che lo teneva insieme. E ora non c'era più. Nel cuore della grotta Amaterasu rimaneva immobile, non osservava il mondo, non lo guidava. La sua presenza era raccolta, chiusa in uno spazio che non cercava contatto con l'esterno. Era come se avesse scelto di interrompere ogni legame, di sospendere il proprio ruolo, lasciando che l'esistenza continuasse senza di lei. Ma il mondo, senza quella luce, non riusciva a trovare un equilibrio. Non esisteva più un prima e un dopo. Il tempo si era dissolto in una continuità indistinta, dove ogni istante si confondeva con il successivo, senza un riferimento, senza un ritmo. La realtà stessa iniziava a perdere coerenza. Gli dei si riunirono, non con la sicurezza di chi ha una soluzione, ma con l'urgenza di chi comprende che qualcosa di essenziale è stato perduto. Guardavano il cielo, cercavano un segno, un cambiamento, qualcosa che potesse indicare un ritorno. Ma il cielo rimaneva immobile e per la prima volta anche loro compresero. Ciò che avevano sempre considerato costante non lo era. La luce non apparteneva al mondo. Non era una presenza garantita, era qualcosa che poteva scegliere. E quella scelta, ora, aveva lasciato tutto in sospeso, nel silenzio che avvolgeva ogni cosa. Prese forma una consapevolezza nuova, inquietante, impossibile da ignorare. L'esistenza non si reggeva su una certezza, si reggeva su un equilibrio fragile. E quell'equilibrio dipendeva da una sola volontà. E se questa parte ti ha colpito, lascia un like, è il modo migliore per far scoprire questa storia ad altri amanti del mistero. Capitolo 4. L'inganno che salvò il mondo. Il buio aveva ormai preso possesso di ogni cosa. Non era più un evento straordinario, ma una condizione stabile, qualcosa a cui il mondo stava lentamente cercando di adattarsi, senza riuscirci davvero. Il silenzio si era fatto più profondo, più pesante, e perfino tra gli dei si avvertiva una tensione che nessuno riusciva a sciogliere. Fu allora che decisero di riunirsi, non in un luogo qualsiasi, ma davanti alla soglia che separava ciò che restava del mondo da ciò che lo aveva abbandonato. L'ingresso della grotta era immobile, chiuso come un confine invalicabile. Dietro quella roccia si trovava la fonte di tutto ciò che mancava, eppure nessuno osava avvicinarsi troppo. Non esisteva un piano, solo una necessità. Richiamare Amaterasu significava affrontare qualcosa che non poteva essere imposto. Nessuna forza, nessuna minaccia, nessuna autorità avrebbe avuto effetto. La luce che si era ritirata non apparteneva a nessuno e proprio per questo nessuno poteva reclamarla. Serviva qualcosa di diverso, qualcosa che non fosse confronto. Il primo a comprendere fu un dio che non parlava spesso, ma osservava con attenzione ciò che gli altri ignoravano. Non suggeriva una strategia, ma un'intuizione. Se la luce si era ritirata, forse ciò che mancava non era potere, ma vita. Così iniziò qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato. Davanti alla grotta, nel cuore dell'oscurità, gli dei iniziarono a muoversi. All'inizio
con esitazione, come se stessero compiendo un gesto fuori luogo, poi con sempre più decisione. I corpi si animarono, i passi si fecero più sicuri, le voci iniziarono a emergere. Una danza, un suono, una presenza che rompeva la staticità del buio. Tra tutti una figura si distinse più delle altre. Ame no Uzume. Il suo modo di muoversi non seguiva regole. Era spontaneo, libero, quasi provocatorio. Ogni gesto sembrava voler sfidare l'oscurità stessa, come se il buio fosse qualcosa da attraversare, non da subire. I suoi passi divennero ritmo, il ritmo divenne energia e quell'energia iniziò a diffondersi tra gli altri dei. Le risate arrivarono poco dopo, all'inizio timide, quasi fuori posto, poi sempre più forti fino a riempire lo spazio davanti alla grotta. Era una gioia inattesa, quasi impossibile in quel contesto e proprio per questo così potente. Nel cuore del silenzio qualcosa stava accadendo. Dentro la grotta Amaterasu percepì quel cambiamento. Non fu un suono preciso a raggiungerla, ma una vibrazione, una presenza diversa da tutto ciò che aveva lasciato fuori. Dove prima c'era immobilità, ora c'era movimento. Dove regnava il vuoto, ora prendeva forma qualcosa di vivo. La curiosità si fece strada lentamente, non come un impulso improvviso, ma come una tensione che cresceva, difficile da ignorare. Qualcosa la spingeva ad avvicinarsi, a comprendere ciò che stava accadendo oltre quella soglia. Si mosse. Ogni passo la portava più vicino all'ingresso, più vicina a quel suono che rompeva il silenzio, e quando raggiunse l'apertura della grotta, qualcosa catturò il suo sguardo. Davanti a lei, tra le mani degli dei, era stato posto un oggetto, uno specchio. La sua superficie rifletteva ciò che le stava davanti, con una chiarezza perfetta, quasi irreale. Non era una semplice immagine, era una presenza. Amaterasu si fermò. Per un istante ciò che vide non fu il mondo, né gli dei, né la danza. Vide se stessa, non come la divinità che si era ritirata, ma come qualcosa di più essenziale, una presenza che dava forma a ciò che esisteva, una forza che non si limitava a illuminare, ma rendeva possibile ogni cosa. Quella visione creò uno spazio nuovo, un momento sospeso in cui ogni scelta diventava chiara. La distanza tra dentro e fuori si fece sottile e in quell'istante Amaterasu avanzò. Fu un movimento semplice, quasi naturale, eppure bastò a cambiare tutto. Gli dei agirono immediatamente. La roccia venne spostata, l'ingresso chiuso e la soglia che aveva separato il mondo dalla luce scomparve. Ma ciò che accadde dopo non fu una costrizione. La luce non venne trascinata, non venne imposta, si diffuse. Tornò a occupare lo spazio che aveva lasciato, riportando con sé ciò che era andato perduto. I colori riemersero, il calore si fece strada e il mondo riprese a respirare come se avesse trattenuto il fiato per troppo tempo. Non fu una vittoria, fu un ritorno, e quel ritorno nacque da qualcosa di inatteso, non dalla forza, ma da un gesto, un richiamo, una scelta. Capitolo 5. Il significato della luce. Quando la luce tornò a distendersi sul mondo, nulla appariva davvero come prima. I campi ripresero colore, il calore tornò a scorrere nell'aria, i volti degli uomini si riempirono di vita, eppure sotto quella superficie ritrovata qualcosa era cambiato in modo irreversibile, come accade dopo una lunga notte, in cui il giorno arriva ma lascia dietro di sé il ricordo di ciò che è stato attraversato. Gli dei osservavano, non con sollievo, ma con una consapevolezza nuova, difficile da ignorare. Avevano assistito a qualcosa che andava oltre il semplice alternarsi della luce e dell'oscurità. Avevano visto il mondo perdere il proprio centro e poi ritrovarlo. E in quel passaggio avevano compreso una verità che prima non aveva bisogno di essere pronunciata. La luce che sostiene l'esistenza non è soltanto una forza, è una presenza che può allontanarsi. Questa consapevolezza si diffuse lentamente come un eco che attraversa ogni cosa. Gli uomini tornarono alle loro vite, ma portarono dentro di sé una traccia invisibile di ciò che era accaduto.
nei gesti quotidiani, nei momenti di silenzio, in quella sensazione difficile da spiegare che rimane quando si è stati vicini a qualcosa di più grande. Amaterasu, dal suo trono celeste, osservava il mondo con uno sguardo diverso, non perché fosse cambiata nella sua essenza, ma perché aveva attraversato una soglia che pochi possono comprendere. Aveva visto cosa accade quando il legame tra ciò che sostiene e ciò che esiste si interrompe. Aveva percepito il vuoto che si apre quando quel filo invisibile si spezza. E ora conosceva il peso della propria presenza, non come un ruolo da esercitare, ma come una responsabilità da accettare. Nel tempo questa storia continuò a essere raccontata, non come un semplice episodio divino, ma come qualcosa che parla a chiunque sia disposto ad ascoltare davvero. Perché sotto la superficie del mito si nasconde un significato che va oltre gli dei e le loro azioni. Riguarda ciò che tiene insieme ogni esistenza. Riguarda quel momento in cui tutto sembra perdere direzione, in cui la realtà si fa più fragile, più incerta e ciò che sembrava stabile inizia a vacillare. In molte tradizioni questo passaggio viene raccontato come una battaglia, un conflitto fra forze opposte in cui la luce deve imporsi sull'oscurità per ristabilire l'ordine. In queste storie il ritorno della luce è il risultato di uno scontro, di una vittoria conquistata attraverso la forza, ma qui accade qualcosa di diverso. La luce non torna perché qualcuno la costringe, ritorna perché riconosce il proprio posto. Questo cambia tutto, perché sposta il significato della storia. Non più una lotta da vincere, ma una consapevolezza da ritrovare. E in questa differenza si riflette una visione unica che attraversa la mitologia giapponese e la rende profondamente distinta. Se si guarda ad altre figure solari come Ra, si incontra un percorso diverso. Il dio egizio affronta ogni giorno un viaggio attraverso l'oscurità, combatte per riportare la luce nel mondo. Il suo cammino è fatto di resistenza, di scontro, di una continua riaffermazione del proprio ruolo. Amaterasu, invece, attraversa un'esperienza differente. La sua storia non si costruisce attorno a una battaglia, ma attorno a una scelta, ed è proprio questa scelta a definire il significato più profondo del mito, perché esiste un momento nella vita di ogni essere umano in cui tutto sembra allontanarsi, un momento in cui ciò che dà senso alle cose si ritira, lasciando spazio a un vuoto difficile da colmare. In quel momento la domanda non riguarda ciò che si può combattere, riguarda ciò che si è disposti a riconoscere. La luce in questa storia diventa qualcosa di più di un fenomeno naturale, diventa un riflesso, un richiamo, un invito a comprendere che ciò che sostiene il mondo non è sempre visibile, ma è sempre presente, finché qualcuno sceglie di mantenerlo vivo. E così il mito di Amaterasu continua a esistere, non come un racconto distante, ma come una traccia che attraversa il tempo, un ricordo che riaffiora ogni volta che qualcuno si trova davanti a un'ombra e si chiede se la luce tornerà. La risposta, nascosta tra queste parole, rimane la stessa, dipende da una scelta. E se vuoi scoprire il dietro le quinte, curiosità e anticipazioni dei prossimi episodi, seguimi anche su Instagram e gli altri social. Lì condivido i miti che non entrano nei video. Capitolo 6. Il volto della luce. Nel tempo le storie cambiano forma, si trasformano, si adattano, attraversano epoche e generazioni come acqua che trova sempre un nuovo percorso. Eppure alcune presenze rimangono riconoscibili anche quando il loro volto muta. Amaterasu è una di queste. Chi prova a immaginarla si trova davanti a qualcosa che sfugge a una definizione precisa. In alcuni racconti appare come una figura luminosa, composta, avvolta in una calma che non ha bisogno di imporsi. In altri la sua presenza si fa più sottile, quasi impercettibile, come se esistesse più come sensazione che come immagine. E forse è proprio questo il punto. Amaterasu non è fatta per essere osservata soltanto, è fatta per essere compresa. Nel cuore delle tradizioni giapponesi esiste un simbolo che la rappresenta più di qualsiasi descrizione, uno specchio.
non un oggetto decorativo né un semplice strumento, uno spazio in cui ciò che si guarda diventa impossibile da evitare. Lo Yata no Kagami custodisce questa idea, non riflette solo una figura, ma restituisce qualcosa di più profondo. Chi vi si avvicina non vede il mondo davanti a sé, ma una versione di sé che non può essere ignorata. E in questo si nasconde il significato più autentico della luce, perché la luce, in questa storia, non serve soltanto a rendere visibili le cose, serve a renderle vere. Quando illumina non aggiunge nulla, toglie le distanze, le illusioni, le interpretazioni che si costruiscono per rendere la realtà più facile da accettare. Ciò che rimane è essenziale, diretto, impossibile da fraintendere. E questa esperienza, per quanto potente, non è sempre semplice da affrontare. Perché vedere davvero significa anche riconoscere ciò che si preferirebbe lasciare nell'ombra. Nel mondo giapponese antico questa idea non rimase confinata ai racconti, entrò nella vita reale. L'imperatore, considerato discendente di Amaterasu, incarnava qualcosa che andava oltre il potere. Non rappresentava soltanto una figura di comando, ma un punto di equilibrio. La sua esistenza aveva un significato che si stendeva oltre la politica o il dominio. Era un riflesso, un simbolo vivente di ciò che tiene insieme ordine e responsabilità. In questo senso, la luce non era qualcosa da possedere, era qualcosa da sostenere. Richiedeva presenza, disciplina, consapevolezza. Richiedeva la capacità di restare, anche quando sarebbe stato più semplice distogliere lo sguardo. E questa idea, anche oggi, continua a esistere, non nelle forme antiche, ma nei gesti quotidiani, nelle scelte, nei momenti in cui una persona si trova davanti a se stessa senza filtri. In quel momento il mito smette di essere lontano, diventa attuale, perché la luce di Amaterasu non appartiene solo al cielo, appartiene a ogni istante in cui qualcuno decide di vedere davvero. Accanto a questa presenza, nella stessa tradizione esiste anche un'altra figura, la Kitsune. La sua natura è diversa. Dove Amaterasu rivela, la Kitsune trasforma. Dove una porta chiarezza, l'altra gioca con la percezione, piega la realtà, crea illusioni che confondono ciò che è certo con ciò che appare. Eppure queste due figure non si oppongono, si completano, perché ogni riflesso può essere interpretato e ogni verità può essere distorta. Nel punto in cui queste due forze si incontrano, nasce qualcosa di profondamente umano, la difficoltà di distinguere ciò che è reale da ciò che si desidera vedere. Ed è proprio lì che la luce di Amaterasu assume il suo significato più profondo, non come qualcosa che impone una risposta, ma come qualcosa che invita a guardare e a riconoscere. Capitolo 7. La luce che ritorna. Oggi viviamo immersi nella luce, schermi accesi a ogni ora, città che non conoscono buio, immagini che scorrono senza lasciare spazio al silenzio. Tutto sembra visibile, immediato, sempre accessibile. Eppure, proprio in mezzo a questa luce continua esiste qualcosa che può sfuggire, una direzione, un senso, un punto fermo. Ci sono momenti in cui tutto continua a muoversi, ma dentro qualcosa si interrompe. Le giornate scorrono, i gesti si ripetono, eppure si crea una distanza sottile tra ciò che si fa e ciò che si sente. È in quello spazio che una storia antica torna a esistere, non come ricordo, ma come esperienza. Amaterasu continua a vivere proprio lì, nei momenti in cui qualcosa si spegne e lascia il posto a un vuoto difficile da spiegare. Per questo la sua presenza riemerge anche nelle forme moderne. Uno degli esempi più chiari è Okami. In questo mondo Amaterasu appare come una lupa bianca, non parla, non si impone, eppure ogni suo movimento ha un effetto preciso. Dove passa il paesaggio cambia, i colori tornano, la vita riprende forma. Ciò che sembrava perduto ritrova una possibilità. Non si tratta solo di combattere o vincere, si tratta di ricostruire, di riportare equilibrio, di restituire senso. Ogni passo diventa un gesto creativo, come se la realtà stessa potesse essere ridisegnata,
attraverso la presenza di qualcosa che non si è mai davvero spento. Questo schema si ripete anche altrove, nel cinema, nell'animazione, nelle storie contemporanee. Ritorna spesso una figura che si allontana e poi riemerge, una forza che si ritrae lasciando spazio a una trasformazione e che poi torna, diversa, più consapevole. Non sempre viene riconosciuta, non sempre ha un nome, ma il suo significato resta, perché parla di qualcosa che appartiene a tutti. Ci sono momenti in cui la difficoltà più grande non è affrontare un problema, è ritrovare un punto da cui ripartire. Non si tratta di vincere, si tratta di tornare, ed è proprio qui che il mito di Amaterasu diventa attuale, non come racconto distante, ma come chiave di lettura, perché il suo centro non è lo scontro, è il ritorno alla presenza, un ritorno che richiede tempo, consapevolezza e soprattutto una scelta. Per questo la sua storia continua a emergere anche oggi, perché in un mondo che sembra sempre acceso esiste ancora la possibilità di perdersi e allo stesso tempo la possibilità di ritrovare la luce. Capitolo 8. Nel cuore del labirinto. Il viaggio attraverso la luce si conclude sempre nello stesso modo, con una domanda. Dopo aver visto il mondo illuminarsi, spegnersi e poi tornare a respirare, rimane qualcosa che continua a muoversi sotto la superficie, una sensazione sottile, difficile da ignorare, come se ciò che abbiamo osservato non fosse una fine, ma una soglia, perché la luce, così come l'abbiamo incontrata, ha mostrato una possibilità, quella di allontanarsi, quella di tornare, ma esiste un'altra direzione, un'altra storia, un altro modo in cui ciò che dà forma al mondo può cambiare. Non sempre la luce si ritira, a volte resta e proprio per questo si trasforma. Nelle antiche terre della Grecia, tra pietre consumate dal tempo e racconti che si intrecciano con il destino degli uomini, esiste una leggenda che parla di questa trasformazione, una storia che nasce da un errore, da un desiderio che supera il limite, da una colpa che prende forma e diventa carne. Al centro di questa storia non c'è una divinità che osserva dall'alto, c'è una creatura, una presenza che porta su di sé il segno di qualcosa che è stato spezzato. Il suo corpo racconta una contraddizione, metà uomo, metà bestia, due nature che convivono senza trovare equilibrio, come se fossero state unite senza mai appartenersi davvero. La sua nascita non porta armonia, porta conseguenze, e quelle conseguenze non possono essere cancellate. Così viene rinchiuso non in un luogo qualsiasi, ma in uno spazio costruito per contenere ciò che non può essere compreso, un intreccio di corridoi, svolte, percorsi che si ripetono e si confondono, come se il mondo stesso avesse deciso di perdersi al suo interno, un labirinto. Lì cresce, non come una figura che evolve, ma come qualcosa che si adatta a ciò che lo circonda. Il buio diventa la sua dimensione, il silenzio è il suo unico compagno. Ogni passo riecheggia tra le pareti, ogni respiro si perde in uno spazio che non offre via d'uscita e col tempo ciò che era nato come conseguenza diventa presenza, diventa paura, diventa leggenda. Questa creatura non rappresenta ciò che illumina, rappresenta ciò che accade quando qualcosa viene piegato, distorto, trascinato oltre il proprio equilibrio. È il riflesso di una luce che non si è spenta, ma che ha smesso di essere ciò che era, ed è qui che il viaggio continua, perché se Amaterasu racconta il momento in cui la luce sceglie di allontanarsi, questa nuova storia ci porta in un luogo diverso, un luogo in cui chi si perde non scompare, cambia forma, e quella forma può diventare qualcosa di molto più difficile da affrontare. Il suo nome attraversa i secoli come un eco che non si dissolve, un nome che porta con sé il peso di una storia che parla di colpa, di trasformazione, di ciò che accade quando l'equilibrio viene spezzato. Il suo nome è il Minotauro. E così termina il nostro viaggio di oggi. Ma il mondo dei miti è immenso e abbiamo esplorato solo una piccola parte delle sue ombre. Se questo racconto ti ha affascinato, iscriviti al canale per continuare il viaggio insieme. Un nuovo capitolo di Echi del Mito esce ogni lunedì alle 19 e a volte
apriamo anche un viaggio inatteso il giovedì. Lascia un like, è il modo migliore per far scoprire il mito ad altri viaggiatori. Seguimi anche su Instagram per dietro le quinte, anticipazioni e miti oscuri che non entrano nei video. Se volete sostenere questo progetto, potete usare il tasto super grazie o hype. Ogni gesto tiene viva la fiamma del racconto. E dimmi nei commenti quale mito dovremo esplorare nei prossimi episodi. Il viaggio continua e ovunque tu stia ascoltando queste storie, ci ritroveremo presto nel prossimo capitolo degli Echi del Mito. A presto, viaggiatori!